Raga, ho appena rischiato di farmi derubare. Chi ha cacciato, cioè ha fatto pure finta che aveva la pistola. Dos cosas normalmente que pasa aquí son robo y pistola, tiroteo. Cosa potrebbe succedere là? Well, te rompono. Ci sono persone che vivono per strada. What happened right here? Anything, everything happens here. Los atracadores no tienen miedo. Ellos lo agarran, vuelven y atracan el mismo día que salen. Lo que hace pesado un bro solo. You get a bad feeling, don't stick around too long. Ok raga, ho visto una situazione che non mi convince tanto. New York. Ci troviamo a nord-est della città, in una delle zone più famose e storiche, il Bronx. All'inizio del XX secolo, dovuto all'immigrazione, anche di noi italiani, alla costruzione delle nuove linee della metropolitana e allo sviluppo dei grandi edifici, questo posto ebbe un boom con una crescita della popolazione che da 200.000 abitanti nel 1900 arrivò fino a 1,3 milioni nel 1930. Poi, dopo l'esplosione delle guerre mondiali, ha affrontato una fase di declino e dagli anni 50 fino alla fine degli anni 80 attraverso il suo periodo più oscuro. Si trasformò da quartiere a reddito medio a zona povera, segnata da criminalità, degrado urbano e disperazione. Le gang si imposero come autorità, mentre violenza e droga, crack e eroina soprattutto, dilagavano nelle strade. Migliaia di edifici vennero incendiati di proposito dai proprietari per incassare i soldi delle assicurazioni, lasciando per strada migliaia di persone, facendo sì che il quartiere venisse abbandonato e che la comunità andasse in pezzi. Adesso questo posto non è più quello di quegli anni. Molte cose sono cambiate, ma alcune zone sono rimaste comunque pericolose ed io sono andato a fargli visita, fino ad arrivare appunto in quelle zone e capire le dinamiche al suo interno. Benvenuti signori, nel Bronx di New York. La grande mela, la città delle opportunità, o la città che non dorme mai. Signori, benvenuti per la prima volta sul mio canale a New York. Io vi dico la verità, ci sono stato ieri per la prima volta, l'ho visitata da turista e sì, è una città che davvero ti fa sentire piccolino, ti fa sentire una formica, ma secondo me quel farti sentire piccolo, quel farti sentire formichina che ti dà un senso di libertà. Io in questo momento mi trovo nella zona di Times Square, ma questa zona tra un po' ci toccherà lasciarla perché molto probabilmente l'avrete visto dall'intro di questo video, si andrà nella zona del Bronx. La parola Bronx è una parola che incute timore solo a sentirla, secondo me. Infatti io anche avevo il mio nella mia città e i miei genitori mi dicevano occhio che quello è un posto pericoloso. Detto questo, comunque signori, adesso lasceremo la zona di Times Square, prenderemo la metro perché andremo in quello che è il Bronx più famoso del mondo. Vamos! Yankee Stadium, signori, questo vuol dire che siamo ufficialmente nel Bronx. Lo Yankee Stadium è uno dei simboli di questo posto, creato, se non ricordo male, nel 1923. Ma lasciatemi parlare un attimo del Bronx. Il quartiere del Bronx non è esattamente un quartiere, ma è un boroughs. Spero di averlo detto nella maniera corretta. Che cos'è un boroughs? Dovrebbe essere, da come ho capito, una sorta di città nella città. Qui a New York ce ne sono 5, sono il Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens e Staten Island. Il Bronx vi dico che ha più di 1 milione di abitanti e vi devo dire che si dividono tra americani e latinos. Infatti molto probabilmente oggi dovrebbe essere, tra virgolette, un video più facile perché io parlo meglio lo spagnolo che non l'inglese. Noi adesso, come vi stavo dicendo, ci incammineremo in quello che è il vero Bronx perché ci saranno tante cose da spiegarvi e tante cose da vedere. Speriamo che tutto vada bene. Da come avete capito, il Bronx è grande, si divide in sottoquartieri ed io quel giorno ho scelto la zona sud perché è considerata quella più pericolosa. Le classiche scale di emergenza se succede qualcosa, questi blocks, come li chiamano qua, i blocks praticamente dovrebbe essere un isolato, da come ho capito, e sono qui. Ho messo la mappa perché vi devo far vedere, se non mi perdo, perché vi devo far vedere, vi devo dare una chicca, insomma, anche perché il seguito del film è uscito poco fa. Eccole qua, adesso le sto salendo anche io.
Queste sono le famose scale dove è stata girata la scena di Joker, che sono qui nel Bronx. Adesso le faccio pure io per arrivare fino in cima, per farvi conoscere un po' meglio quello che è il Bronx vero e proprio. Signore, che pena, puedo hacerle una pregunta. ¿Para aquí es tranquila la zona? ¿Se puede caminar tranquilamente o estar cuidado con algo? Tranquila. Sí, no pasa nada. A esta hora es normal, a esta hora en la zona de droga es tranquila, pero ya de noche es un poquito más pesado, ¿sabes? Sí. Sí, ya de noche es La más. noche es que se pone. La noche es que anda un poquito más pesado y está. ¿Qué tengo que estar cuidado con la cámara y todo eso? No, ahorita en la tarde no hay problema, no, en la tarde no, y por para cámara no. ¿Por qué? El Bronx es fuerte, lo que hace pesado el Bronx son los. Lo afro. Sí, los morenitos. Pero Eso que andan pero de despapuchados, pero en la noche. La noche. Ahorita no, nada. Ahorita tú vas a encontrar aquí la todo gente bien. en el Bronx sale en la noche. La gente, se ve la gente rara, sí, se ve mucha gente en la calle, así. Lo que sucede aquí es que siempre y cuando tú no te metas con nadie, a usted no le pasa nada. ¿Sí entiendes? Porque aquí no hay atraco así que, ¿qué? Aquí los atracos lo hacen es a las tiendas. ok. Y lo hacen Personas no se ve tanta. sí, y lo hacen en cantidad y van y roban o que te roben un carro o te roben una cuestión, pero así de quieto, dame tu cámara, dame los zapatos, no. Ok. Eso sí es en Latinoamérica, sí roban, sí, te roban la cadena de oro, te roban el reloj si tienes un buen reloj, te roban el teléfono. Aquí no te van a quitar eso. Aquí ellos lo que andan es robando. Claro, ganan Claro. cosas grandes, tiendas, Tiendas, O te roban a la persona. oro, pero así a la persona no. Que te van a robar, no. Si te van a robar, no es que si te van a robar, ponte tú, tal grupo aquí de los maleantes, Ajá. tú no te vas a poner a grabarlos a ellos ahí, Claro. ¿me entiendes? Te Y están si- metiendo en problemas. Exacto, y si ellos te van a decir, dale de aquí, quítate para allá, vete para allá, tú tienes que irte tranquilito, Claro. no te vas a poner, no con nada, Mamá porque, huevo, coño. ¡pah! De una vez, eso sí es lo que te va a pasar. Ya. No, Vas a sacar el arma y te van a joder. Entendí perfettamente. Raga, avete sentito? Conversazione completamente in spagnolo. Potrebbe diventare pericoloso più tardi questo posto. Adesso sto facendo le scale perché si va in direzione Little Italy e vediamo se riusciamo a parlare addirittura italiano lì dentro per capire un po' qual è anche la situazione da un punto di vista italiano. Sono appena tolto la giacca perché fa davvero tanto caldo a New York. Ho appena lasciato la metro per incamminarmi a Little Italy. C'è una cosa però che vi devo dire: negli anni 70 il Bronx era in crisi. Negli anni 70 il Bronx era in crisi, una zona quasi abbandonata, con degrado, disoccupazione e tanta droga. Il quartiere era lasciato a se stesso e i giovani non avevano più niente. Ma proprio da quella povertà è nato qualcosa di nuovo. I ragazzi hanno iniziato a usare la musica, il ballo e i graffiti per esprimersi. È così che è nato l'hip hop, un genere ad oggi conosciuto a livello mondiale, ma all'epoca utilizzato non solo per divertirsi, ma per sentirsi vivi, per farsi sentire, per resistere. Una voce nata dalla strada da chi non aveva voce. E non solo l'hip hop è nato, perché nello stesso periodo più o meno un mix di suoni dai ritmi caraibici portati dagli immigrati, soprattutto da portoricani e cubani, ha fatto sì che si creasse un altro genere, la salsa. What? Can I record you? Can I? Yeah, coming. Stavo appena registrando i ragazzi cercando di fare attenzione di non rompergli le scatole e mi hanno detto di scendere a registrare. Speriamo che non sia la stessa situazione di Barcellona, che dopo che sono andato dal tipo a registrare ha iniziato a scapocciare. Webster Playground. Per chi non lo sapesse, questo è stato il mio sport. Io facevo questo quando ero in Italia. Giocavo a pallacanestro, cioè mi pagavano per fare quello che vedete adesso. What are you talking about? What? What are you talking about? Dangerous neighborhood Various neighborhoods is in the world. And right now I wanna go to Little Italy to talk with some Italian. And next I go to Mott Heaven.
Haven. Whatever. I read that it's dangerous over there. I was about to say, be careful over there, my boy. Really? Yeah, be careful. Why? What could happen? I mean, a lot of stuff could happen, but it's the world. Like, it's I risk to rob me. if you don't look the part. You see how this is a dangerous neighborhood. You good? Really? Yeah. Ah, wow. I'm walking quiet. You just happen to come across some good people. Well, anything can happen anywhere, but always be careful. Oh, okay. Thank you to say me this. What is the name of this zone? This right here Uh-huh. is called Web. It's called Webster. Call Webster. Webster. Call what happened right here. You said what could happen right here? Uh-huh. Anything, everything, everything happens here. If you search it up, you go on Instagram, any place, you just see a lot of things happen. What might seem like a movie could really be reality. Right here? Yeah. It seem like a movie. Oh, could cool. You have a good day, you have a bad day. Pray for more good days. So today it's good day. Today It is a seems. good day. You know, it's hot. Everybody chilling, everybody relaxing. So guys, nothing. It was a pleasure. It's a pleasure to meet you, my man. Maybe we see later. Be safe. Bye. I hope I will. One piece of advice. You see how you feel good? Uh-huh. If you get a bad feeling, don't stick around too long. Don't stick around? Don't stick around too long. You see how you can feel If good you good like feeling? it. Ah, okay. You feel a good feeling? Don't stick around for it. Just leave. Just listen to it. Just leave. You know the feeling butterflies in your stomach? Uh-huh. Do you get butterflies around us? Like you No, got a bad feeling? I feel safe. Yeah, I understand. If you don't feel that, around Jamaica, Okay, Queens, yeah. My Havens, believe it. Okay, I have to go. Yeah. Thank you for advice. Good advice. Appreciate. Make sure I you go appreciate. try that pizza though. Okay. Yeah. Thank you guys. I'll go over there. Have a good Bye. Thank you. Ok, praticamente se inizio a sentire le farfalle nello stomaco quando sono insieme a qualcuno è meglio che me ne vado perché potrei mettermi in problemi, o perlomeno questo è quello che mi ha detto il ragazzo. Ok raga, ho visto una situazione che non mi convince tanto, è meglio cambiare lato. Tra l'altro non sono sicuro, potrei dire una grossa cavolata, sembravano effetti del fentanyl, sembrava. Credo che la zona che ho preso sembra un po' complicata per arrivare a Little Italy. Gli italiani a New York hanno iniziato a stabilirsi intorno al XIX secolo, concentrandosi maggiormente nell'edilizia e anche nelle attività private. E uno dei posti che gli rappresenta è proprio il Bronx. E guardate qui, Bronx, Little Italy, nella Arthur Avenue. Questa è la strada dove inizia la vera Little Italy e non quella che pensate voi che è in Manhattan. A Manhattan trovate la Little Italy, quella turistica, mentre nel Bronx trovate quella vera. E noi adesso cammineremo un attimo per capire quanto è rimasta di quella cultura italiana, perché stavo leggendo che qui ci sono ancora negozietti, ci sono ancora ristoranti e dovrebbero parlare italiano. San Gennaro, ristorante trattoria. Parlate italiano qui? No. No? Non ho capito. Non hai capito? Ok, grazie. Parlate italiano? No, ma ha detto che non parlano italiano. Vabbè. Mario, di lì? Beh, diciamo, raga, siamo ufficialmente a Little Italy. Questo è l'ambiente che si respira qua. Vediamo se riusciamo a parlare anche con qualche italiano, soprattutto se mi sa dire, se mi sa dare qualche indicazione più che altro. Posso parlare italiano con te? Faccio video su YouTube. Entro nelle zone più complicate del mondo. Mott Haven, com'è? Mount Haven, Devo fare attenzione? ti devo guardare abbastanza. Ok. Ma è meglio di andare in Georgia. Più sicuro. Io sono passato qui da Little Italy perché sapevo che qui l'originale Little Italy, Sì, corretto? sì. Dove qui ci sono gli italiani che sono arrivati tanto tempo fa. Lei è uno di quelli che è arrivato tempo fa o è arrivato da poco, se posso chiederle? Io sono venuto qua prima che sei nato te, nel 53. Ho 86 anni io. Ah, ok, e questo è il tuo ristorante? Quell'altro, dove c'è quello blu là, Ah, quella è casa mia. oh, ok. C'è mia. Come si vive qua a New York? Nel Bronx soprattutto? Come si vive? Guarda, se c'hai testa, Mi inginocchio un attimo.
qua c'è un futuro, Ok. se ti aiuta la testa. In Italia, specialmente i giovani come te, non c'è nessun futuro. Qua, se ti aiuta la testa, tu puoi fare presidente. Ok. Come campa un dottore, un avvocato, campo io. Ok. È lo stesso. Con lo stesso stipendio? Poi più o meno è lo stesso. Tanto forse lei c'ha una macchina come che vale 50, 60, 70 mila dollari. Io c'ho una macchina che vale 20 mila dollari, ma mi porta lo stesso dove devo andare e mi ritorno. Questa è la differenza. Cioè qua riesce a vivere, riesce ad avere un tetto sopra la testa, riesce ad arrivare a fine mese. Sì, a tutto. Se ti aiuta la testa qua non c'è nessuna... Lei di dov'è? Calabria, Cosenza. Posso chiederle qual è stata la decisione di venire qua nel 53? Well, mia mamma è nata in America. Ah, ok. Quando lei aveva 7 anni, i suoi genitori, per esempio il mio nonno e la nonna, sono andati in Italia per guardare i genitori loro. Ok. Naturalmente mia mamma aveva 7 anni, stavano portando anche a lei là. Lei non ha mai perso la cittadinanza americana. Ok. Come io ero minorenne, ho preso la cittadinanza di mia mamma. Io quando sono venuto qua sono venuto con il passaporto americano, non italiano. Ah, ok, quindi eri illegale dall'inizio praticamente. Sì, dall'inizio. Ok, magari forse qualcuno che ha già il passaporto americano arriva tra virgolette avvantaggiato rispetto magari a un italiano che arriva o illegalmente o magari... Ho conosciuto assai italiani che a quei tempi là che sono venuti illegalmente. Cosa è successo? Sempre con ristoranti o anche con altre cose? Cuocere. Ah, ok, fantastico. Al lavoro. Al lavoro non c'è un futuro. Non c'è niente che non puoi fare. Io sono arrivato 3 giorni fa e quello che si respira è quello che hai detto tu. Se hai voglia di fare... Dipende da te. Esatto. Dipende da te. Quindi mi consigli a Mott-Haven di fare attenzione. Cosa potrebbe succedere là? Well, te rubano. Anche così con la telecamera? Scappano. Ok, che culture ci sono là? Afro, latino? Io hablo spagnolo. La maggior parte è spagnolo. Ok. Spagnoli e Ok, afro, culture afro. Ok, perfetto. Niente, volevo conoscere un po' Little Italy prima di andare a Mott-Haven perché sì, ci devo andare. No, vai come ti ho detto, vai di giorno e guardati. Ok. Guardati. Perfetto. Qual è il tuo nome? Domenico. Domenico, è stato un piacere. Francesco. Altrettanto, Francesco. Buona giornata Altrettanto e buona fortuna. Crepi il lupo. Guarda. Ok. Ciao, Okay. grazie. Ciao. Ok, abbiamo appena ricevuto una testimonianza da questo signore. Adesso continuiamo a camminare per Little Italy e poi dobbiamo andare nella zona che mi avete sentito nominare prima, che è quella considerata attualmente nel Bronx la strada o la zona appunto più pericolosa. Signori, benvenuti nel sud del Bronx. Adesso ci stiamo incamminando verso quella che è Mott-Haven, la zona di Mott-Haven. Già il panorama inizia a cambiare. Ci sono persone che vivono per strada. Mott-Haven ha un tasso di criminalità di 102.8 ogni 1000 residenti. Questo significa che in media si verificano circa 103 crimini all'anno per ogni 1000 abitanti. Il quartiere lotta contro reati come sparatorie, rapine e aggressioni. Inoltre un alto tasso di povertà e problemi legati all'uso e al traffico di droga lo rendono uno dei quartieri peggiori di New York City. Questo è dovuto anche alle housing project, ovvero case popolari, nate con l'idea di aiutare i più poveri, ma col tempo però sono diventate simbolo di degrado urbano. In questi edifici convivono povertà, violenza e sopravvivenza. Le gang controllano le scale e la droga gira nei cortili. Nonostante siano in corso alcuni progetti di riqualificazione, l'area continua a registrare un aumento del 29% nei casi di aggressione. E tra un po' capirete che in questa zona non si scherza.
Ecco raga, non vorrei dire una cazzata, queste dovrebbero essere le case popolari. Avete visto questo ragazzo? Mi ero accorto che mi aveva guardato, ma pensavo semplicemente perché avevo la telecamera in mano. Appena ho iniziato a registrare, potete fare caso che stava tornando verso di me. Io stavo parlando delle case popolari, ma quello che stavo dicendo non mi piaceva, ed è per questo che avevo deciso di interrompere la registrazione per rifarla. Ma proprio mentre la interrompevo, il mio sesto senso mi dice di girarmi, e mentre lo faccio vedo il tipo che stava cercando di afferrare la telecamera. Molto velocemente evito di farmela prendere e vedendo che non è riuscito ad afferrarla, ha fatto la parte come se stesse cacciando la pistola. Vi dico che per un attimo ho pensato al peggio, ma fortunatamente non aveva nulla. Peccato che non sono riuscito a registrare la scena. Magari molti di voi non ci crederanno, ma vi lascio alla mia reazione. Cazzo raga, ho appena rischiato di farmi derubare. Non si è visto. Wow, cazzo. Ok, la zona è abbastanza problematica. Fatemi calmare un attimo. Avevo appena smesso di registrare. Minchia ha cacciato, cioè ha fatto pure finta che aveva la pistola. Adesso non so se ce l'aveva veramente, ma porca puttana, l'avevo incrociato. Mi ero reso conto che mi aveva visto, però non pensavo che facesse una cosa del genere. Quindi raga, adesso credo che questa telecamera la devo mettere a posto e bisogna camminare con quella che è la telecamera nascosta che vedete qua. Porco Diaz, porco Diaz, scusate ma che coglioni, non pensavo, sono appena arrivato nella zona. Ok raga, ho nascosto il bastone della videocamera, sto camminando con solo con la GoPro in mano, senza il bastone. Qui al mio lato dovrebbero esserci le famose case popolari. C'ho la telecamera nascosta che nel frattempo sta vedendo quello che succede di fronte a me. Però raga, ho appena avuto un piccolo assaggio di quello che potrebbe succedere qua. Poi adesso devo controllarmi le spalle perché sì raga, è meglio controllarsi le spalle adesso. Meglio. Dopo quell'evento mi sono fatto un giro lungo con la telecamera più o meno nascosta, ma mi ero reso conto che già avevo rischiato abbastanza e il mood non era più quello di documentare, ma bensì quello di portare a casa la pelle. Prima di lasciare Mount-Haven, però, decisi di andarmi a fare un giro dalla polizia per spiegargli quello che era successo e capire la situazione del quartiere. ¿Habla en español? ¿Puedo preguntarte algo? Acabo de llegar desde allá para venir hasta acá. Y un chico, literal, ¿dónde está acá? Tenía la cámara, esta, y intento de robármela. ¿Es normal acá? Sí. Las dos cosas normalmente que pasa aquí son robo y pistola, tiroteo. ¿Pero tiroteo entre pandillas o también a personas normales? Entre pandillas y ahora mismo robo. Hay muchos robos que son con armas. Porque el chico, después que no logró agarrarme la cámara, hizo como si quería mostrar no vi nada, pero Es que normal. Pero si tú quieres un reporte se puede. no. Un joven era la Sí, persona. sí, era joven, era más Ahora joven mismo que yo. normalmente son los jóvenes que están haciendo los atracos. Entonces me toca estar cuidado también con eso. Me habían Más cuando una persona así, de una vez te quitan eso. Sí. Algunas veces, igual son todos los lados, a veces son armas de fuego que son de mentira, algunas veces mocionan como que tienen algo, no tienen algo, pero eso, es normal, entre comillas. yes. No es normal, sí. Todo el mundo en este momento están atracando, están robando, no hay respeto que si eres joven, si eres viejo, nada. Todo el mundo va. Los tiroteos, donde sea. Antes era más diferente, donde tenían respeto, donde lo hacían. Ya no. Recientemente había un tiroteo. Un muchacho le tiró 11 tiros a dos muchachos, literalmente al frente de una escuela, Ma al frente de una gasolinería. ¿Por problemas de pandilla o por...? Sí, normalmente porque muchos de estos edificios son de parte de ganga y tienen problemas. Este puede tener problemas con aquel, ya no se pueden caminar por aquí. Ah, ok. Si yo te veo por aquí, yo te tiro un tiro. Este le tiro un tiro a este, ahora yo sé dónde está el otro. Y así. Todo eso por aquí va a ser
todo es malo. Normalmente los tiroteos, las pandillas son en esa área. Ok. Que hay fronteras invisibles también. Pero no son, tanto ahora no son como antes, donde la gente se ponían al frente de los edificios, sino a veces con social media todo el mundo se ponen a donde están, que normalmente no van a estar al frente del edificio como antes. Ok. Esta hora es normalmente de la hora de los chicos, de los niños de salir de la escuela. So, puede ser que para usted no sea una hora imperfecta para caminar, porque hay mucha gente en la calle. Ver tanta gente en la calle es difícil ver solo una persona caminando, porque hay mucho. Es más fácil para usted andar anda solo pero con la gente, ¿entiendes? Lo que quiero decir? Claro. Vivo en Colombia, entonces más o menos sé que... Exactamente. Casi igual. Sí. Allá seguro yo diría que, comparado con esta área, por lo menos, allá son más gangsters. ¿Tú vienes de allá, no? No, pero yo veo documentos y cosas así. Aquí son niños, allá son gente que nacen así, haciendo eso. Sí, bueno, pero tal vez los niños son los más peligrosos porque no piensan. Y exacto, y entonces aquí también las leyes no son tan estrictas. Ya no. Entonces la gente ahora ya saben eso. Se permite hacer más cosas. Porque lo hacen, lo caen presos, vuelven, lo sueltan y estamos así. O sea, Entonces, lo sueltan el mismo día. Puede ser, que no es tan estricto como antes, que si tú andabas con una pistola, tú podías fácilmente hacer 10 años en la cárcel. Ya no. So, no tienen miedo. Los atracadores no tienen miedo. Ellos lo agarran, vuelven y atracan el mismo día que salen. Fuiste muy... explicaste muy bien todo. Fuiste muy amabile. Che te vaya bien, grazie. Cuídese. Grazie. Signori, ho appena raggiunto la metro e sono le 5, ho già passato le 5, il sole sta tramontando. Non è più consigliabile stare in questa zona, non so se sentite il casino che ci sta, quindi niente, mi tocca ritornare verso la zona safe di New York perché ho capito che la situazione era abbastanza complicata. Il 60 o 70% del Bronx, per quello che ho visto, non è pericoloso, ma ci sono zone che bisogna ancora rispettare e fare attenzione. Quel pomeriggio poi ho deciso di lasciarlo anche perché la notte stava quasi arrivando e non era più consigliabile stare lì. Anche se a me piace fare video del genere, bisogna capire anche quando è il momento di fermarsi. Con questo è tutto, signori. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!